salve. Con questa moda sud tirolese, perché io sono casual, cioè tratto di mettere tutto quello che trovo nell'armadio per essere elegante, e siccome le cose mi si vanno logorando con il tempo, allora trovo quello che trovo. Non c'ho più una camicia bianca, neanche una nera, e le ho a scacchi. Allora, il tema del momento, che come vi ho promesso facevo un altro live, e infatti io mantengo le promesse, però volevo fare un altro live per essere sicuro. Qua YouTube mi ha segnalato nel cellulare che sto in live, quindi se lo dice YouTube, vabbè, c'è da credergli. Io ho iniziato il live, ma insomma YouTube lo dice, sto facendo il live. Allora scusate un momento, che qua devo migliorare la descrizione. Aspetto. Ecco, scusate un momento che sto editando. Ecco fatto. Poi mettiamo questo, lo voglio fare politica, news e politica. Ecco fatto. Allora inizio di nuovo come sempre. È l'1:39, fanno 62 gradi Fahrenheit, 17 Celsius, più o meno le statistiche sono come prima, precipitazioni 0%. Scusate se ci ho messo tanto tempo ad iniziare, ma ho fatto questo video perché dopo i video che hanno commentato circa le elezioni politiche che si terranno, oggi è venerdì 2 marzo del 2018, quindi domenica, mi raccomando andate a votare, perché altrimenti se voi non votate vi voteranno, se voi non scegliete il governo vi governeranno anche peggio, perché possono mettere un governo tecnico, visto che se non aiutate qualsiasi maggioranza a governare con il vostro voto, anche attraverso una sana opposizione, allora si metteranno tutti d'accordo, faranno un inciucio e vi governeranno loro. Quindi mi raccomando, domenica non restate a casa, perché molti si sono lamentati perché non è passato il referendum sulle trivellazioni, per tutti i drammi dell'inquinamento, ma non hanno fatto raggiungere il quorum al referendum restandosene a casa. E questo è il dramma politico dell'Italia, che gli italiani non si vogliono assumere responsabilità, tanto votando sì come votando no nel referendum. Non si vogliono assumere responsabilità perché i politici sono tutti uguali, così poi si possono lamentare del politico di turno e chiedere favori al politico dell'opposizione, ma non funziona così. Prendiamoci le nostre responsabilità. Domenica andiamo a votare, e mi raccomando, voto disgiunto. Votate una cosa diversa per le elezioni comunali, circoscrizionali eccetera, una cosa diversa alle elezioni politiche per la Camera del Senato, e un partito diverso alle elezioni politiche per la Camera dei Deputati, dicevo, e una diversa alla Camera del Senato. Votate 3 partiti o 4 o 5, scegliete gli ultimi candidati della lista,
come cognomi referenziali, in modo da mettere in crisi i partiti. Scegliete gli ultimi partiti, quelli che proprio meno possibilità hanno di vincere, ma andate a votare, votate in protesta i partiti che hanno meno influenza, però che non si alleeranno con destra e sinistra, con PD e PDL, perché ne hanno fatte di tutte e ultimamente vanno a braccetto dopo il patto del Nazareno, che non so che c'entra la chiesa romana, ma chiediamolo a Bertone con il suo attico. Vabbè, ma il tema di oggi era, è un altro video che io voglio fare in live, anche se viene in bassa risoluzione, perché così non spendo tempo ad editarlo, quindi ne posso fare 2 o 3 video in un'ora o in un'ora e mezza. Per questo mi sono vestito in un altro modo con rispetto al live di prima. In questo modo si vede che parlo di un'altra cosa, no? Prima c'erano 2 persone guardandomi, adesso una, siamo solo noi. Per tutti quelli che mi guarderanno in futuro, io vi consiglierò anche in questa opportunità dei video, tanto nei riquadri, nelle cartelle di riproduzione, come nei video consigliati. Allora, il titolo: secondo voi esiste un nuovo ordine mondiale? Attendo le vostre risposte. Siccome mi avete parlato in privato, anche nei social forum dove sono presente, che queste elezioni italiane saranno controllate e governate dal famigerato ordine mondiale, attraverso la stampa, attraverso i partiti politici, attraverso... discutiamo un po'. Esiste questo ordine mondiale, questo nuovo ordine mondiale? Innanzitutto attenderò vostre risposte e poi, secondo la mia modesta opinione, no. Di fatto il controllo e l'egemonia che aveva nel mondo gli Stati Uniti se lo sta perdendo e Trump cerca di riguadagnarlo, proprio perché gli Stati Uniti in primis e l'Occidente hanno iniziato a alimentare quella che oggi è la vera superpotenza commerciale e neoliberalista, che è la Cina comunista, paradossalmente. Dai tempi di Mao Zedong e Nixon, che la Cina ha iniziato a industrializzarsi prima per il mercato esterno e poi dall'89 in avanti per il proprio mercato. Quindi adesso loro sono leader nella globalizzazione e stanno distruggendo le economie e le industrie occidentali, proprio quelle economie e quei commerci che hanno voluto la Cina industriale per risparmiare. Quindi è un po' come un golem che si rivolta contro il suo creatore e il suo idolatra, però è un golem dai piedi d'argilla. Perché se crolla economicamente l'Occidente, crolla il suo principale acquirente della Cina. Quindi se fallisce economicamente Occidente, la Cina fallisce, va in debito, in default. Se invece trionfa la Cina, fallisce prima o poi l'economia occidentale. Quindi non si sa come uscire da questo. Se si fortifica l'economia occidentale, fallisce quella cinese, ma va a fallire anche l'economia occidentale dopo. Quindi, come dire, bisogna pensare che oggigiorno nessuno detiene il potere, anzi, con rispetto agli ultimi 50 anni, altro che nuovo ordine mondiale. Certo, se ne ha parlato in più volte, a più riprese. Tutti i politici nordamericani parlano apertamente di un nuovo ordine mondiale che sta nei loro sogni, nelle loro idee, nelle loro aspettative, perché oggigiorno Russia, Cina, India, altri paesi hanno più influenza nelle Nazioni Unite che gli Stati Uniti ed Israele. Pensate che anni fa, pochi anni fa, le Nazioni Unite hanno riconosciuto, contro il veto di Stati Uniti ed Israele e Inghilterra, oltre che altri paesi dei G8, la nazione palestinese, che ancora non esiste
in pratica, ma esiste sulla carta, perché le Nazioni Unite hanno riconosciuto, hanno avviato il processo di riconoscimento della nazione palestinese. Poi, contrariamente al veto di Stati Uniti e Israele, le Nazioni Unite hanno riconosciuto Gerusalemme come capitale palestinese, che deve essere solo dei palestinesi. Quindi pensate un po', se gli Stati Uniti stanno liderando il controllo mondiale del mondo, oppure se lo stanno perdendo questo controllo mondiale. Quindi ci sarà di sicuro un nuovo ordine mondiale, ma sarà quello che la gente ancora crede? Chi governerà il mondo? Saranno gli stati? Secondo me no, secondo me saranno degli enti privati. Il nuovo ordine mondiale sarà più che altro gestito da enti privati, perché l'idea di stato anche negli Stati Uniti sta scadendo molto. Quindi forse saranno le banche, forse saranno degli enti privati, ma già gli Stati Uniti non sono più il leader incontrastato e assoluto del mondo, anche perché hanno perso la loro sovranità morale ed etica, perché nel passato erano loro che ci avevano liberato dal nazifascismo e salvato dalla SOA gli ebrei. Però adesso, con tutte le guerre che hanno fatto dal Vietnam in poi, guerre, si sa, per le risorse, amparate prima dall'ideologia di contrastare il mondo comunista nell'era sovietica, però dopo la guerra fredda già non avevano più quel pretesto di essere difensori e i paladini della ideologia liberale democratica dell'Occidente. E in pratica adesso semplicemente parlano di garantire lo stile di vita dei nordamericani e degli occidentali, cioè il consumismo puro e semplice. Per quello si fanno le guerre, ormai tutti lo sanno e tutti lo dicono apertamente. Il nostro tenore di vita calerebbe, dicono, senza l'industria degli armamenti. Che poi va detto che tutte le pazzie che succedono in Nord America per l'industria degli armamenti, come le stragi che periodicamente si verificano, io sono d'accordo con che la gente abbia il diritto di armarsi per difendersi a casa propria, però con un'arma corta, forse con un fucile da caccia a pallettoni, ma con una R15 cavolo, come ti puoi difendere in casa? È un'arma che è troppo larga, anche se c'ha la culata ripiegabile, e poi spara una raffica, una gragnola di colpi con il caricatore gigante, che sono 100 colpi il minuto, non so, di alto calibro. Puoi fare fuori nelle pareti e così non ti difendi, fai una strage, poi ti distruggi la tua stessa casa, per non dire dei proiettili che rimbalzerebbero. Quindi la lobby delle armi governa in Nord America, ma il nuovo ordine mondiale è un'idea occidentale e anche del resto del mondo che è esistita fin dall'impero romano, capito? Poi anche San Paolo, cioè Saulo di Tarso, parlava che bisognava creare l'uomo nuovo perché venga il mondo nuovo. Quindi già i cattolici, cioè gli universalisti, perché cattolico è universale, quindi al giorno d'oggi si può intendere come globale, parlavano dell'uomo nuovo per il mondo nuovo. I globalizzatori, cioè i cattolici dell'antichità. Non è un concetto nuovo da adesso, o un concetto che si abbiano inventato i massoni. Anche i cattolici parlavano del mondo nuovo e continuano a parlarne, perché parlano di rinnovare la gente dall'interiore, parlano di rinnovare le coscienze nel mondo e quindi di cambiare il mondo rinnovando la coscienza, che è un po' anche quello che dice Reinisch. Sono concetti vecchi, però io ritengo che ci sia una tale lotta di conflitti nel mondo, di interessi conflittivi,
che non c'è un nuovo ordine mondiale, ma c'è un nuovo disordine mondiale. Non vi scordate che viviamo in una postmodernità, quindi l'idea stessa di globalizzazione sta distruggendo la modernità. Ci troviamo in una postmodernità dove la cultura conta meno, un mondo sempre più pragmatico e tecnologico, dove la letteratura, la filosofia, l'arte, tutto quello che ha valore estetico conta meno. L'importante è che si trasformi in prodotto di consumo. Anche i pensieri a ruota libera come i miei, se monetizzano, sono più importanti in YouTube a che se non monetizzano e non ottengono views. Quindi viviamo in un mondo altamente commercializzato, per cui i conflitti di interesse sono solo di ordine di natura economica, commerciale, monetaria e finanziaria. Questo è il nuovo ordine mondiale. Però gli stati, le nazioni, gli eserciti, le industrie stanno tutti perdendo terreno, stanno tutti perdendo competitività, in primis gli Stati Uniti, che devono rivaligiare con potenze che ormai, come la Cina, hanno una propria marina militare di tutto rispetto, hanno un esercito continentale impressionante e hanno i missili. Proprio questa mattina ho sentito al telegiornale che Putin ha annunciato che ormai non ha paura dello scudo missilistico Star Wars, credo, degli Stati Uniti, perché lui ha il padre di tutte le bombe, che è un missile nucleare così potente che non lo potrà intercettare nessuno, e ne sta producendo dozzine di quella nuova generazione. Per quello che quando c'è stato, non so se a Camp Canaveral o a Camp Davis, credo, un accordo fra Ronald Reagan e Gorbaciov, Mikhail Gorbaciov, io non ci ho creduto molto che loro volevano fare un accordo per ridurre la quantità di armamento nucleare. In effetti hanno smantellato migliaia di testate nucleari sui milioni di testate nucleari che avevano. Però tanto la Russia comunista come gli Stati Uniti prima, poi come la Russia post comunista, gli Stati Uniti hanno continuato a fare esperimenti e ricerche atomiche. Magari le vecchie testate nucleari e le vecchie cariche nucleari le hanno disattivato, le hanno messe in depositi dello sporco, o le hanno vendute al terzo mondo. Questo spiega come Pakistan, Cina ed India abbiano il nucleare. Avranno, con grandi rischi per l'impatto medioambientale e dei loro paesi, del nucleare russo e statunitense vecchio, sovietico. Ma Russia e Stati Uniti e Cina adesso, ed India e Pakistan stanno investigando per fare delle testate nucleari più compatte, più efficienti, più efficaci, con dei vettori più agili, più versatili, cioè con dei missili più versatili, più agili e in grado di sortire qualsiasi ostacolo o qualsiasi attacco, con anche delle difese attive, tipo lanciare delle palline che scoppiano in lontananza perché i missili intercettori vadano a intercettare quelle fiammelle che lanciano, invece che il missile vero e proprio che arriva sul territorio di chi vuole contrattaccare. Quindi i russi adesso, che hanno continuato a sperimentare sul nucleare, a parte la denuclearizzazione dei vecchi missili che già erano obsolescenti della guerra fredda, come anche hanno fatto gli Stati Uniti, che si sono tolti di mezzo molti missili ingombranti, perché una volta i missili, cioè i vettori, dovevano essere giganti per arrivare dagli Stati Uniti fino a Mosca. Adesso, con i nuovi carburanti solidi, con tutta la progettazione moderna delle turbine, con le testate più ridotte in peso ma molto più potenti, forse milioni di volte quelle di Hiroshima e Nagasaki messe insieme, si spende molto meno a produrre missili nucleari. Infatti anche il terzo mondo se li può permettere di comprarli o di produrli.
Iran ne sta per produrre, e quindi hanno messo in dimissione, hanno rottamato fra Reagan e Gorbaciov i vecchi missili nucleari degli anni 60-50, missili che magari erano tutta apparenza, perché in fatto di efficienza ed efficacia erano francamente raggiungibili pure da un caccia militare. Adesso no, fanno dei missili che sono mostruosamente veloci, magari viaggiano 4 o 5 volte la velocità del suono, sono ultra leggeri, possono viaggiare a pochi metri d'altezza dal mare o dal suolo, dagli alberi, quindi sono indetectabili dai radar. Una volta che hanno raggiunto l'obiettivo viaggiano bassi, viaggiano ad altezze stratosferiche impressionanti per risparmiare tempo e cadono in picchiata, e poi fanno ampie manovre diversive scendendo. Quindi, come dire, si andrà a una confrontazione nucleare fra le potenze che detengono il governo mondiale? Non lo so, ma ci sarà uno scontro di interessi prima o poi tra Stati Uniti e Cina, anche perché la radicalizzazione della politica nordamericana da quando come si chiama, Donald Trump ha assunto la presidenza è forte, e quindi magari non vorrà pagare il debito ai cinesi, perché altrimenti gli Stati Uniti sprofondano in un default, e allora i cinesi che fanno? Guerra agli Stati Uniti, e sarebbe la fine. Quindi ditemi voi, secondo voi esiste un nuovo ordine mondiale? Attendo le vostre risposte. Per me purtroppo questo ordine mondiale è venuto a mancare dal momento che l'Occidente, la NATO e gli Stati Uniti si sono squilibrati con troppe guerre e hanno creato con la loro economia, la loro industria e la loro finanza per risparmiare delle nuove potenze: India, Cina, i paesi del sud-est asiatico ed anche Russia, che hanno prestato denaro a Occidente perché Occidente gli comprasse i prodotti che le industrie occidentali fabbricavano da loro per risparmiare. Quindi noi abbiamo più cassaintegrati, più disoccupati, perché molte aziende per non morire si sono dovute o trasferire in Cina o ultimamente sono state comprate dalla Cina. Occhio che Occidente ha perso terreno anche in Africa, e mi riferisco anche a Russia e ai paesi arabi anche del Mediterraneo, perché la Cina se la sta comprando sistematicamente. Cina si sta comprando sistematicamente i paesi africani, ex colonie occidentali. Ancora adesso la Francia recepisce miliardi di euro da 15 paesi ex colonie africane a motivo di tasse e di indennizi per l'indipendenza. Tanto è vero che un politico francese ha detto, non mi ricordo chi, ma un ex presidente, se non fosse per le divise che riceviamo da 15 paesi africani, Francia già a quest'ora sarebbe peggio di un paese del terzo mondo. Quindi i paesi occidentali come Spagna nel Marocco c'ha 3 colonie, e come Francia nell'Africa subsahariana c'ha più di 15 paesi satelliti, i paesi europei hanno ancora interessi diretti in Africa. Ma Cina sta avanzando e si sta comprando l'influenza in tutti quei paesi africani abbandonati o ignorati ipocritamente dall'Occidente, che vengono solo sfruttati dall'Occidente. Allora io mi domando, con questa avanzata commerciale, finanziaria ed economica di Cina, ma anche militare, perché hanno missili nucleari, perché hanno sottomarini nucleari all'energia nucleare, perché hanno le navi più moderne, perché hanno l'esercito più grande e più armato del mondo, con questo avanzare di Cina, con questo avanzare della Russia in campo atomico e commerciale anche in Latino America, che gli Stati Uniti corrono ai ripari mandando il vicepresidente Pence
in tutto il mondo per stringere nuove alleanze soprattutto commerciali. C'è veramente un nuovo ordine? Forse sì, però si sta transitando per una fase turbolenta, molto pericolosa, perché questo nuovo ordine mondiale non è detto che i vecchi detentori del vecchio ordine mondiale vogliano la transizione a tutti i costi e cedere i loro privilegi e i loro diritti acquisiti, e quindi può essere una transizione pacifica, come anche può essere una transizione violenta. Prova ne è che nel conflitto fra come Ucraina e Russia, che è dovuto a cause loro interne, ci si sono intrufolati quelli della NATO, inclusa l'Italia e gli Stati Uniti, per attizzare il fuoco, non per appacificare le parti. Questo per evitare l'avanzata della Russia a occidente, e quindi si è fatto una cosa molto cattiva, a mio dire, che si è incentivato il conflitto invece che risanarlo. Come dire, come potete vedere, il mio video, questo e molti altri, sono in standard. No, aspetta, questo mio video ed altri io l'ho impostato, ecco, sono in Creative Commons Attribution License, cioè basta citare il nome del mio canale con il link, il titolo del video o dei video, e potete utilizzare i miei video creativamente o addirittura caricandoli sul vostro canale. L'importante è che nella descrizione citiate il mio canale con il link, il titolo del video o dei video con il link. Quindi sono in Creative Commons Attribution License, magari condivideremo i guadagni e le visualizzazioni, quindi se voi avete un canale piccolo ci avrete tutto da guadagnare. Allora dicevo, c'è veramente un nuovo ordine mondiale o no? I vecchi detentori del nuovo ordine mondiale lo cederanno pacificamente, cederanno il testimone pacificamente come si fa nelle maratone, oppure renderanno battaglia? E si dovrà transitare attraverso un periodo corto o largo di anarchia e nuovo disordine mondiale, perché guardate che la caduta dell'impero romano è stata lenta, graduale, quasi all'inizio impercettibile, ma poi si è dovuti attraversare attraverso un periodo di guerre intestine nell'impero, di decadenza, di invasioni barbariche. Non è che il medioevo è venuto di colpo con la pace e la stabilità dei regnanti cattolici. C'è stato un periodo nel quale tutto l'impero d'occidente è stato invaso dai barbari, c'erano distruzioni, magari non tante, però c'era confusione, c'era crisi dei valori, c'era transitorietà. Sopravvisse il Sacro Romano Impero d'Oriente, cioè prima sopravvisse l'impero di Costantinopoli, che era l'impero orientale. Poi durante i primi 3 secoli della caduta dell'impero romano venne il Sacro Romano Impero Teutonico, e poi scomparve del tutto l'impero romano. Quindi l'estinzione dell'impero romano dopo 700 secoli fu graduale, durò secoli transitori di buia, confusione e caos che non era assenza di governo, non era anarchia semplice, era un'anarchia fra forze e fra potenze contrapposte tra loro, era un'anarchia caotica fra governi, fra eserciti, fra chi più ne ha più ne metta, poteri religiosi distinti di distinta origine, fino a che si stabilì Costantino, e vabbè, ma comunque l'impero sarà segnato per sempre e destinato a cadere comunque.
infatti poi venne il Sacro Romano Impero, continuò fino al 1000 passa a esistere l'impero romano d'Oriente, mentre era caduto anche il Sacro Romano Impero di Costantino, no, di Costantino, di Arrigo VII, e venne il Medioevo in Occidente, e invece in Costantinopoli continuò fino a che i musulmani non la invadero a esistere l'impero romano d'Oriente, che addirittura si espandeva. Ma vabbè, di questi discorsi ne parlerò in un altro momento. Volevo fare questo breve live, mi è venuto di 30 minuti, per vedere voi cosa ne pensavate, visto che questo tema del nuovo ordine mondiale me lo avete già accennato in un commentario che avete fatto in un mio video, in vari a motivo di un video che ho fatto sulle elezioni politiche del 4 marzo, cioè di questa domenica 2018, per chi guardasse in un altro anno il video, e io vi consigliai di votare differenziato, cioè alle comunali e altre elezioni locali votare il partito che meglio vi aggrada e mettere gli ultimi della lista. Poi al voto per la Camera dei Deputati di mettere un altro partito ancora, magari uno che non si alleerà mai con PD PDL, perché poi si alleeranno d'accordo per creare governo, e poi alla Camera del Senato votare un altro partito, per esempio gli ultimi due, terzo e quarto, o settimo e ottavo. Voi come li dovrete scrivere i cognomi? Non terzo e quarto, mettete quarto e terzo fra le preferenze, o ottavo e settimo. Ve l'ho spiegato in un mio video precedente che ho fatto un giorno fa, cioè mancano 4 giorni alle elezioni politiche del 2018, era ora e dopo poi, e io me lo domando anche adesso in chiusura di questo video, mancano 2 giorni alle elezioni politiche del 2018, era ora, perché finalmente si va a votare e non come Letta che lo hanno messo nel palazzo, poi lo ha sostituito Renzi perché aveva vinto Bersani, ma poi è andato Letta, non si sa bene. E ora che si vota, che succederà? E dopo poi cambierà qualcosa o sarà sempre come al solito? Voi che ne pensate? Cambierà qualcosa adesso che si può di nuovo andare a votare, o sarà sempre come sempre? Ma mi raccomando, andate a votare, perché altrimenti, se non si forma un governo stabile, di nuovo vi piantano il governo tecnico che si sceglieranno tra di loro. Una volta che ci sarà il governo tecnico, che durerà 1 2 3 anni, 4 magari, poi viene un altro che le scelgono dal palazzo, perché bisogna fare la legge elettorale di nuovo. Perché bisogna fare la legge elettorale di nuovo? Perché se in questa occasione non si raggiunge una votazione che legittimi stabilmente un governo, diranno, con la scusa che la legge elettorale non è stata buona perché la maggioranza raggiunta è risultata instabile, che invece di spendere altro denaro per fare altre votazioni bisognerà fare un governo tecnico. Poi il governo tecnico si incaricherà di fare una nuova legge, e come sempre non arriverà a fare la legge, perché gli daranno 2 anni di tempo al governo tecnico elettorale, quindi ci sarà un secondo governo tecnico. Infatti mi sembra che ultimamente dal governo tecnico di Monti si è passati a un presidente del Consiglio dei Ministri eletto dagli stessi politici, e poi si è riconfermato Giorgio Napolitano, non so. E quindi se voi non volete un governo tecnico eletto perché è caduto questo governo senza appoggio dei numeri, e poi che si riconfermi un altro governo tecnico perché deve fare
nuove leggi elettorali per garantire a un eventuale governo eletto la stabilità necessaria parlamentare, allora mi raccomando, se non volete andare di nuovo di governo tecnico in governo tecnico, approfittate questa occasione che avete di votare e di esprimervi, perché così qualsiasi maggioranza esca di governo dalle elezioni, il nostro è un paese, è una repubblica parlamentare, è una repubblica democratica parlamentare, quindi voi dovete eleggere deputati e senatori. Mi raccomando, andate a votare, perché così poi avete ragione di lamentarvi se chi votate vince, anche se chi non votate vince, perché voi avete votato. Se voi non votate non avrete più ragione di lamentarvene, capito? E in questo modo, se la maggioranza ci avrà il 55-60% dei voti, a meno che non sia una coalizione che si tolga la fiducia da sola, come è successo quando Bossi tolse la fiducia a Berlusconi, o come quando l'idealista Bertinotti tolse la fiducia a Prodi, e come anche quando Mastella tolse la fiducia a Prodi. A meno che la coalizione non cada, non imploda perché si tolgono la fiducia da soli. Infatti a Berlusconi nel 2011 Fini gli tolse la fiducia e 3 o 4 parlamentari comunisti gli diedero la fiducia e lui rimase in carica, ma poi dopo 3 mesi si dimise da solo per gli scandali ed i processi. Ma mi raccomando, andate a votare tutti quanti e compartite questo video se vi è piaciuto, se siete d'accordo che bisogna andare a votare, perché il prossimo governo non deve cadere per mancanza di equilibrio, perché l'opposizione gli toglie la fiducia, perché non basta che una coalizione o un partito ci abbiano il 50% dei voti più uno, dovrebbero avere molti più voti, altrimenti cade il governo e viene un governo tecnico, che è anche peggio a che ci sia un governo stabile, non importa di che orientamento. Allora vi saluto a tutte e tutti, cari amici miei e care amiche, aspetto vostre risposte, domande e considerazioni a questo video. Vi ricordo come sempre, fate clic nell'angolo a destra che metterò i video raccomandati, almeno i video li possiamo raccomandare in questo paese, e poi nei 4 angoli cardinali metterò nelle schede i miei video più visti. Guardateli, commentateli, mettetegli like e condivideteli. Mi raccomando, aiutatemi a superare le 4000 ore di views per recuperare la monetizzazione. YouTube mi deve $76, così mi compro anche cose migliori e posso ricomprarmi la filmatrice che mi si è rotta, questa del 2010, così non mi filmo più con il cellulare. E poi mi raccomando, condividete i miei video che vi piacciono di più, soprattutto quelli più visti, quelli che vi consiglierò qua adesso anche nell'angolo raccomandati, che ogni tanto sale la scritta. E grazie di seguirmi, di sostenermi, di appoggiarmi. Fate iscrivere i vostri amici al mio canale, condividete i link dei miei video, incluso questo, perché in questo modo si riprodurranno da altri IP e così aumentano le visualizzazioni del mio canale, che già sono più di 500.000. Però mi raccomando, aiutate a recuperare la monetizzazione, e soprattutto, se questo video vi piace, commentatelo, condividetelo e condividete quanti più video possibile del mio canale. Magari condividete nei link per email, per reti sociali, mettete nel commentario il nome di un vostro amico in YouTube. Non so se si deve mettere dal cellulare, funziona mettendo più e il nome dell'amico, del contatto in YouTube, però potete mandare via Gmail tutti i link dei video che volete che i vostri amici vedano. Vi ringrazio di tutto, ho già finito le mie argomentazioni. Fate like sui video consigliati e sulle cartelle di riproduzione, che bene o male saranno gli stessi video. Ciao ciao dal vostro Sant'Enciani. Mi raccomando, aspetto risposte. Secondo voi esiste un nuovo ordine mondiale
oppure stiamo andando incontro ad una nuova anarchia mondiale, a un nuovo disordine mondiale? E se sì, sarà una nuova anarchia, un nuovo disordine transitorio, magari anche molto violento, di guerre mondiali, in attesa di un nuovo ordine mondiale, oppure sarà un'anarchia e un disordine definitivo, una dissoluzione del mondo e della società definitive, dal quale, in caso soprattutto di guerra nucleare, non ci sarà più ritorno. Quindi, lasciandovi con questa ultima chicca, con questa ultima domanda, vi saluta il vostro Santen Chan, e probabilmente non farò più nessun video per oggi, perché chiudo con il meteo. Ormai, care amiche e cari amici, sono le 14:18, fanno 16 gradi Celsius, 61 gradi Fahrenheit. Questo a Roma, venerdì 2 marzo 2018, per lo più soleggiato, dice. Precipitazioni, io qua sopra casa mia c'ho un po' di nuvole, per questo ho acceso la luce. Precipitazioni 0%, umidità 52%, vento 20 miglia per ora. È aumentato un po' il vento, c'è ebbrezza, però non so perché non scrivono chilometri per ora. Allora vi ringrazio molto di avermi seguito. Adesso stacco, perché fra il B e il BA che a lungo sono già passati 42 minuti, e poi so che nessuno vuole guardare un video che supera i 5-10 minuti. Quindi tutte e tutti voi che avete l'amabilità di guardare questo video per intero e di farlo guardare per intero, sappiate che aumentate considerevolmente le ore che ho di views all'anno, perché dura quasi un'ora, 40 minuti. Allora saluto il mio amico di Instagram Renzo Montagnani, Alessandro Arcangeli, Dream Man, e beh, anche quelli che mi hanno seguito nel mio live precedente, che mi sono scordato chi erano, ma li saluto vivamente. E niente, grazie. Qua mi ha detto YouTube che i commenti del chat rimangono forse nel video, non so perché, che si salvano, ma io non li vedo fra i commenti. Forse si vedranno nel video, come succede in Instagram, che quando fai una live poi si salva momentaneamente la live nella storia temporale e si vedono. Credo di no, io non riesco a vedere nulla. Comunque grazie di avermi seguito, non la voglio fare più larga. Saluto a tutte e tutti. Renzo Montagnani di Instagram, Alessandro Arcangeli di YouTube e Facebook, e Dream Man di YouTube. Ciao ciao, statemi bene.